Ciao a tutti, oggi vi proporrò una dolce ricetta che desideravo fare da un sacco di tempo. Si tratta dei famosissimi tegolini mulino bianco fatti in casa o comunque simili perché giustamente non possono risultare perfetti come quelli industriali. Diciamo che, come potrete notare, sono un pochino caserecci imperfetti, ma sicuramente molto più sani e dal gusto eccezionale. Io non vedevo l'ora di provarli veramente e di proporli anche a voi. Spero tanto che vi possano piacere e vi consiglio già da ora di provarli assolutamente perché sono fantastici. Per prima cosa prepareremo la pasta a biscotto. Ci occorreranno 6 uova grandi e a temperatura ambiente che dovremo suddividere in questo modo. Gli albumi nella ciotola più grande, mentre i tuorli in un'altra ciotolina. Inizieremo a montare gli albumi con lo sbattitore elettrico e con un pizzico di sale e quando inizierà a formarsi una leggera schiumetta allora aggiungeremo a pioggia, piano piano e così gradualmente come mostrato in video, 130 g di zucchero semolato e proseguiremo a montare a neve fermissima. Una volta raggiunta questa consistenza aggiungeremo uno alla volta i tuorli così come mostrato in video e quindi finché l'impasto non avrà assorbito un tuorlo non potremo aggiungere il successivo. Proseguiremo appunto così fino ad aggiungerli tutti mescolando sempre con una frusta a mano e con movimenti delicati dal basso verso l'alto per non smontare il composto. Adesso sarà giunto il momento di aggiungere a filo 70 g di olio di semi di girasole e sempre ovviamente nel mentre che mescoliamo. Dopodiché setacceremo insieme 30 g di fecola di patate, 50 g di farina 00 e un cucchiaino di lievito per dolci vanigliato. Setacciamo così sopra l'impasto poco per volta nel mentre che mescoliamo. Ed ecco qui il nostro impasto pronto. Guardate che bella consistenza spumosa che ha. Adesso accendiamo il forno e lo facciamo preriscaldare. Mettiamo un foglio di carta da forno sulla leccarda grande del forno, ci versiamo sopra l'impasto e lo livelliamo con la spatola. Inforniamo poi a 170 gradi per una quindicina di minuti. Comunque ovviamente voi fate sempre la prova a stecchino prima di estrarre la teglia dal forno. Ecco qui la nostra pasta a biscotto pronta, la staccheremo delicatamente dai bordi e la capovolgeremo sul piano di lavoro, togliamo così la carta da forno e mettiamo la pellicola sopra in modo tale che l'umidità resti all'interno della pasta a biscotto. Una volta che poi sarà fredda regoleremo i bordi con un coltello, toglieremo la pellicina sempre con l'aiuto di un coltello, la pellicina che si è formata sulla superficie e che con l'umidità si potrà staccare facilmente, vedete? Una volta rimossa tutta, in modo tale così da avere tutto uniforme, prenderemo un metro e creeremo dei segni con l'aiuto della lama di un coltello, in modo che siano ben evidenti da entrambi i lati, dei segni di 3 cm di distanza l'uno dall'altro. Faremo così quindi, come vi ho già detto, sia da un lato che dal lato opposto. Scaldiamo a bagnomaria 250 g di Nutella in modo tale che sia più morbida e fluida e la verseremo tutta quanta sulla superficie della nostra pasta a biscotto. La spalmiamo bene con la spatola e ora con una rotellina tagliapizza, insomma tagliapasta, taglieremo quindi le strisce dove abbiamo praticato i tagli, cercando di essere il più precisi possibile e di andare il più dritti possibile. Poi non vi preoccupate di qualche irregolarità, è normalissimo, ovviamente non siamo una
una fabbrica, non siamo la fabbrica Mulino Bianco. Vabbè, tanto ripeto, sulla bontà, ecco, non si discute, dai. Solleviamo una striscia, la mettiamo sopra un'altra striscia e solleviamo poi una terza striscia, in questo caso la dovremo capovolgere sopra quella appena posta, vedete? Così come vi sto mostrando in video, in modo tale che in questo modo la Nutella starà sotto e sopra e anche sotto, quindi da entrambe le estremità, avremo i bordi lisci, quindi senza la farcitura, ok? Così come sono appunto le merendine. E poi girando, vedete, le strisce attaccate fra loro, mettendole proprio in questo modo, si formeranno proprio le strisce verticali e non più orizzontali. Quindi proseguiremo così. Se vi avanzano soltanto 2 strisce in ultimo, come è successo anche a me, non vi preoccupate, perché potrete creare ugualmente i tegolini, magari non a 3 righe ma a 4, e saranno buoni ugualmente. Adesso taglieremo ogni striscia in 4 pezzi, proprio così come sono i tipici tegolini della Mulino Bianco, quindi delle stesse dimensioni intendo, e guardate, stanno già prendendo forma, sono troppo carini, e poi li disporremo sopra 2 vassoi. Copriremo con la pellicola trasparente e li riponiamo all'interno del frigorifero a freddarsi per almeno quindi 30 minuti. Nel frattempo ci prepariamo il cioccolato, lo tagliamo a pezzetti, ci occorreranno esattamente 200 g di cioccolato fondente. Io ho utilizzato tutto quello che avevo in casa e parte di questo erano ancora dei residui delle uova del cioccolato di Pasqua, insomma. Lo sciogliamo all'interno di un pentolino a bagnomaria, dopodiché, una volta sciolto tutto, immergiamo i tegolini all'interno del cioccolato aiutandoci con 2 forchette oppure con le mani, e quindi facendo aderire bene il cioccolato soltanto nella prima parte della base, quindi così come sono proprio fatti i tegolini, per restare fedeli a queste merendine, queste famosissime merendine della Mulino Bianco. Sono troppo carini e stanno già prendendo forma, sempre più forma. Li sistemiamo nuovamente all'interno del frigorifero per far sì che le basi di cioccolato si induriscano un po', diciamo per altri 10 minuti, e dopodiché ancora per restare fedeli agli originali creiamo con una sac à poche e col cioccolato fuso avanzato le tipiche ondine sopra, così come vi sto mostrando. Poi ovviamente anche in questo caso, se non siete precisi, non vi preoccupate, tanto è sempre una preparazione casereccia. E ora di nuovo all'interno del frigorifero per far indurire anche le strisce. Ovviamente io lo dovevo tagliare subito in diretta, non potevo aspettare ulteriormente che si freddasse anche questo. Troppe attese questa ricetta, vero? Per noi golosi anche di cioccolato, ma vi giuro sono irresistibili. Guardate la morbidezza, quanto sono soffici e che bello che è, spettacolare, l'interno è strapieno di Nutella. Ovviamente vi devo dire questa cosa, nella ricetta originale sicuramente non c'è la Nutella, si utilizza però una crema o di cacao o di cioccolato. Io ho preferito creare le righe verticali con la Nutella perché così ho detto no, devono essere ancora più golosi, diciamocela tutta, è anche abbastanza più veloce piuttosto che preparare una crema al cacao. Si conservano benissimo chiusi ermeticamente e durano così anche per diversi giorni, ma se c'è molto caldo a casa vostra vi consiglio di riporli all'interno del frigorifero. Io a parte di questi li ho tenuti così per consumarli subito, invece qualcun altro lo surgelato nelle comode pratiche bustine cookie gelo, uno alla volta, in modo tale poi da averli pronti per le prossime colazioni. Ma io sono felicissima veramente di essere riuscita a realizzare questo tipo di merendina che ho sempre amato fin da piccola. Spero tanto che vi siano piaciuti, spero che proverete a rifarli anche per i vostri bambini. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!